In questa lezione prepareremo uno dei grandi classici stecchi gelato con un semifreddo alla vaniglia, al di fuori ci sarà del caramello salato e ricoperto con una glassa al cioccolato al latte e granella di nocciole. La prima cosa che andiamo a fare adesso è la crema inglese, che sarà la parte, aromatizzante del semifreddo. Utilizzeremo una stecca di vaniglia, latte e panna, zucchero e tuorlo. Le grammature precise le trovate nel PDF allegato. Inizio con un'infusione con il latte, la panna e la vaniglia. La vaniglia la vado a tagliare, a ricavare i semi, però vado a mettere anche lo stecco. Mescolo leggermente e lo vado a scaldare. Il latte con la vaniglia è quasi pronto, vado a mescolare lo zucchero con i tuorli. Il latte non serve portarlo a bollore, basta che sia ben caldo. E i tuorli e lo zucchero non li vado a mescolare prima, se no lo zucchero va ad assorbire l'acqua dei tuorli e quindi diventa tutto a pezzettini gialli e rimarrebbero anche nella crema. Mescolo leggermente, non serve montarlo, basta uniformare i due ingredienti. E poi vado ad aggiungere il latte e la panna eliminando il baccello di vaniglia. Vado a mescolare e poi nello stesso padellino in cui abbiamo scaldato il latte e la panna possiamo riversare il composto. Mi raccomando, fuoco non troppo alto, se no rischia di bruciarsi sotto. La teniamo mescolata, se dovesse fare qualche grumo o stracciare leggermente, non vi preoccupate perché basta frullarla leggermente con il mixer ad immersione e torna come prima. Se non avete mai preparato una crema inglese potete utilizzare un termometro, deve arrivare circa a 82-83 gradi, ma poi vi accorgerete che cambia proprio consistenza quando arriva alla cottura esatta. Vedete che è proprio diventata più densa, non è come una crema pasticcera perché non c'è amido, però comunque è molto più viscosa. Adesso la vado a emulsionare, io è un passaggio che faccio a prescindere, così si emulsionano bene l'acqua e i grassi presenti nella crema. Adesso la verso in un altro contenitore. Pellicola a contatto perché sennò si forma la pellicina sopra. E la faccio leggermente raffreddare. Una volta fredda andremo a incorporarla alla meringa all'italiana e poi alleggerire il tutto con la panna semimontata. Adesso abbiamo tutti i nostri ingredienti pronti. Andiamo a unire prima la meringa all'italiana con la crema inglese e infine aggiungiamo la panna semimontata. Questo passaggio è uguale alle lezioni precedenti, quindi andiamo un po' veloci. La base semifredda è pronta, la vado a versare in sac à poche e poi a dressare negli stampi per gelato. Non esagero con la quantità, sennò è difficile poi gestire la sac à poche. La sac à poche la taglio stretta perché essendo un composto liquido, sennò poi va un po' da tutte le parti. Adesso stiamo utilizzando questo stampo qua in silicone, la misura è standard, però ovviamente voi potete utilizzare lo stampo della forma che volete e con questa dose vi usciranno circa 12 gelati stecco. Vado ad dressare una prima parte di semifreddo alla base. Questa è una base, però poi potete un po'
utilizzare i gusti che volete. Alla fine la vaniglia è anche molto neutra, quindi potete magari fare degli inserti o variare anche sulla copertura. Adesso vado a inserire lo stecco. Qua è lo stampo che ci guida fino a dove inserirlo. E vado a coprire fino alla fine dello stampo con altro semifreddo. Sbatto leggermente per livellare e vado in congelatore. Non abbiate fretta perché devono essere ben congelati per poterli sfoderare e passare alla fase successiva. Se avete un abbattitore ovviamente i tempi si riducono, a casa nel congelatore è meglio metterli e lasciarli almeno tutta la notte. Adesso andiamo a preparare il caramello che ci servirà per ricoprire gli stecchi. Andiamo a utilizzare zucchero, ovviamente, vaniglia, panna per decuocere e poi sale e burro. Allora, per prima cosa verso la panna in un pentolino, perché quando il caramello sarà pronto la panna deve essere già ben calda. Inizio già a scaldare la panna e nel mentre inizio a preparare il caramello. Lo vado a versare poco per volta aspettando che caramelli. Quindi inizio con una piccola parte. Quando questo sarà caramellato andrò ad aggiungere altro zucchero. All'inizio il fuoco può essere un pochino più alto, quando inizia a caramellare abbassiamo la fiamma, così non rischiamo di bruciarlo. C'è chi dice che non bisogna mescolare il caramello, io lo mescolo. Perché anche se si dovessero formare dei piccoli grumi, comunque poi andiamo anche questo ad emulsionarlo con i mini pinner, quindi si sciolgono completamente. Adesso che la prima parte ha caramellato, vado ad aggiungere dell'altro zucchero. Il colore non deve essere né troppo chiaro né troppo scuro, perché se è troppo chiaro rimane troppo dolce, se è troppo scuro resta molto amarognolo. Ok, la panna è praticamente pronta, quindi la lascio un attimo da parte, nel mentre che finisco il caramello. Aggiungo l'ultima parte di zucchero. Quando il caramello è quasi pronto, rimetto ancora un po' la panna a scaldare, perché deve essere ben calda. Se la panna dovesse essere troppo fredda, il caramello rapprende, quindi diventa un ammasso unico molto duro. Il caramello è pronto, lo tolgo dal fuoco così non continua la cottura. Vedete che il colore non è né troppo chiaro né troppo scuro. La panna è calda, quindi posso iniziare a versarla. Piano piano e facendo molta attenzione perché verrà sul vapore molto caldo. Quindi inizio con una piccolissima quantità continuando a mescolare. E vado aggiungendo piano piano. Continuo man mano ad aggiungere la panna e a mescolare. Una volta che vedo che si è uniformato il composto posso andare un po' più veloce. Se vedo che ci sono dei grumettini sotto lo porto leggermente di nuovo sul fuoco per riscaldare leggermente il caramello. Andiamo a spostare adesso il caramello in una caraffa e andiamo ad aggiungere il burro, la vaniglia e il sale. Il sale eventualmente lo potete anche aggiungere insieme allo zucchero all'inizio quando caramella. Sempre attenzione perché è molto caldo. Il sale va un po' a sentimento, in base a quanto lo volete sapido ne aggiungete di più o di meno, va molto a gusto. Metto solo in questo caso i semi del baccello e poi il burro. Emulsiono cercando di non incorporare troppe bolle d'aria.
utilizzando il frullatore di immersione ricordatevi di utilizzare contenitori alti e stretti e di non alzare troppo la campana perché sennò tende a incorporare aria. Adesso è ancora molto liquido, quando sarà freddo sarà molto più viscoso. Anche questo lo vado a coprire con della pellicola a contatto per evitare che si formi una pellicina sopra e adesso lo lascio raffreddare completamente. Evitate di metterlo subito in frigo perché essendo molto caldo rischia di alzarvi la temperatura del vostro frigo. Lasciatelo intiepidire un po' a temperatura ambiente e poi potete conservarlo in frigo. Noi poi lo andremo a utilizzare a temperatura ambiente perché ha quella consistenza viscosa ma morbida che ci serve per ricoprire i nostri gelati. Le basi sono pronte, il caramello lo lasciamo raffreddare e non ci resta che preparare la glassa rocher per ricoprire i gelati. Siamo all'ultima preparazione per gli stecchi gelato, ovvero la glassa rocher. Andremo a utilizzare del cioccolato al latte, burro di cacao per renderlo più fluido, quindi creare una camicia più sottile e non troppo spessa e pesante, e poi della granella di nocciole. Andiamo a sciogliere il cioccolato e il burro di cacao. Una volta fusi andiamo ad aggiungere la granella di nocciole e poi la glassa è pronta per essere utilizzata. Siamo arrivati agli ultimi passaggi del gelato a stecco. Abbiamo già qua il caramello pronto e raffreddato e i gelati a stecco li abbiamo già sfoderati e rimessi al freddo. È una fase molto delicata perché dobbiamo fare in modo che gli stecchi non si sciolgano nel mentre che li ricopriamo con il caramello e li glassiamo. Anche quando li sfoderiamo sempre uno stampino alla volta per evitare che gli altri si scaldino e quindi poi magari si rompano a metà nello sfoderarli. Adesso vado a prendere tutti i gelati che ho già sfoderato, li vado a ricoprire con l'aiuto di una sacca poche con il caramello e poi li vado a rimettere leggermente di nuovo al freddo per farli rapprendere ancora un pochino. Questo per esempio era leggermente caldo e si è rotto l'angolino qui. Rischia anche che quando inizia a scaldarsi troppo vi si spezza proprio a metà, appunto perché sono congelati sì, però comunque ricordiamoci che il semifreddo è ancora morbido e adatto a essere mangiato a temperatura da congelatore, quindi bisogna fare molta attenzione e essere veloci. Vado a fare uno strato non troppo spesso, però abbastanza uniforme di caramello. Anche questo passaggio deve essere fatto abbastanza velocemente. E adesso li rimettiamo al freddo per un po'. I gelati stanno ancora leggermente raffreddando, nel mentre ho preparato la glassa che andiamo a versare in un contenitore, mi raccomando, alto e stretto, in modo tale che noi possiamo immergere i gelati completamente senza difficoltà. È importante la fluidità della glassa. Il burro di cacao serve per rendere più fluido il cioccolato, ma la fluidità del cioccolato è abbastanza relativa alla marca e alle tipologie di cioccolato. Quindi nel caso se vedete che la glassa è troppo spessa, potete aggiungere tranquillamente più burro di cacao per renderla della fluidità esatta. Se la glassa è troppo spessa diventa troppo spessa anche intorno al gelato e magari troppo pesante, quindi rischia di far sciogliere e cadere un po' giù tutto. Come prima devo fare molta attenzione che il semifreddo e il caramello non prendano calore e non inizino a sciogliersi. Per questo motivo faccio uno, massimo 2 gelatine alla volta, quindi li tiro fuori solamente 2, così gli altri rimangono belli al freddo e non iniziano a sciogliersi nel mentre che inizio a glassare. Questo è bello freddo, adesso lo posso immergere completamente e poi faccio colare l'eccesso. Una volta che ho colato tutto l'eccesso lo posso appoggiare su una teglia con carta da forno.
Farlo toccare anche leggermente sul cioccolato aiuta a togliere l'eccesso. Poi se vedete che la glassa inizia a essere troppo poca per immergere i gelatini, potete tranquillamente farne altra, perché è importante che vengano immersi del tutto per ricoprirli uniformemente. La camicia esterna è super croccante e l'interno è super goloso. Nella prossima lezione andremo a fare un semifreddo al cookies e vi farò vedere un metodo un po' alternativo per fare una coppetta. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.